Bentornati a Football Benchmark, benvenuto Andrea Sartori. Ciao Luca, Global buonasera. Head of Sports di KBMG. Non possiamo che parlare del duello fra Juventus e Inter, che sono diventate due punti di riferimento nel campionato italiano, non soltanto a livello sportivo, ma anche a livello economico e di gestione società. È per questo che a vigilia, di una partita molto importante vogliamo analizzare il trend e come hanno lavorato Juventus e Inter nel corso degli ultimi anni, perché è vero che la Juventus è sempre stata avanti e quindi è riuscita a diventare una società molto importante anche a livello europeo e decima stabilmente nelle classifiche delle società più importanti a livello in Europa. L'Inter però sta avendo una crescita esponenziale. Sta chiudendo, la forbice, e lo possiamo vedere analizzando appunto i ricavi. Parliamo appunto prima di trend. Partiamo dall'Inter. L'ultimo bilancio di Toir portò a dei ricavi di 183 milioni e nell'ultimo bilancio pubblicato per il giugno 2019 l'Inter ha esattamente raddoppiato i ricavi praticamente in 3 anni, quindi una crescita del 100%, e a livello di ricavi l'Inter in questo momento si trova in 14ª posizione in Europa. La Juventus è passata dai 339 milioni della stagione 2015-2016 ai 464 milioni della stagione passata, e quindi una crescita del 37% che la porta decima in Europa a livello di ricavi. Ma come dicevi giustamente, direi che l'elemento più interessante è la diminuzione della forbice tra le due squadre, passata dai 156 milioni di 4 anni fa ai circa 100 milioni dell'ultimo bilancio. Tutto questo è possibile, cerchiamo di semplificarlo, di renderlo comprensibile grazie a una strategia commerciale molto aggressiva che ha fatto l'Inter, soprattutto con l'arrivo di Suning. È vero che la Juventus nell'ultimo anno è riuscita a sorpassare l'Inter nei ricavi commerciali, e questo me lo direi tu probabilmente anche grazie all'avvento di Cristiano Ronaldo, ma la forza di Suning ha permesso all'Inter, attraverso varie situazioni, di poter incrementare tantissimo la parte commerciale, come forse non era riuscito a nessuno, almeno in Italia. Assolutamente. Apro una parentesi, questa è una cosa che io mi sarei aspettato per esempio dalla Roma di Pallotta, cosa che non è assolutamente successa. Fatta questa parentesi, direi che ci sono due effetti. C'è un effetto Suning che possiamo vedere dalla stagione dei 71 milioni appunto del bilancio Toir ai 144 milioni, e poi c'è anche un effetto Ronaldo dai 143 ai 185. Certo. Partiamo prima ad analizzare cosa è successo all'Inter. Ci sono state chiaramente delle iniziative commerciali collegate alla nuova proprietà, i naming right di Appiano Gentile, quindi della Pinetina, nonché le sponsorizzazione delle divise di allenamento, nonché degli accordi commerciali tra Suning e l'Inter per quanto riguarda appunto la licenza del marchio Inter a determinati prodotti di Suning. L'Inter ha anche seguito dall'ottobre del 2019 la stessa strategia adottata dalla Juventus nel 2015, che è la gestione autonoma del licensing e del merchandising, che ha portato a questa crescita da 100 a 143 milioni, acquisizione di Ronaldo e quindi i primi risultati dell'acquisizione che si vedono con un salto di 42 milioni dalla stagione 17-18 alla 18-19. Per essere ancora più chiari, almeno spero, gli introiti che arrivano dalle vendite del merchandising e della commercializzazione, l'Inter e la Juventus prima dell'Inter li gestisce direttamente, senza intermediari. Esatto, prima erano gestiti dai loro rispettivi sponsor tecnici di maglia, adesso sono gestiti direttamente. I ricavi da stadio fanno parte chiaramente di una bella fetta per quanto riguarda la crescita delle società, ne abbiamo parlato tante volte nelle nostre chiacchierate qui a Football Benchmark. In questo caso registriamo sempre una rincorsa dell'Inter molto efficace, ma una Juventus che sta sfruttando il fattore Juventus Stadium non solo da un punto di vista sportivo ma anche da un punto di vista economico in maniera eccellente. Esatto. Non dimentichiamo prima di tutto che la Juventus ha uno stadio nettamente più piccolo rispetto a San Siro, quindi 41.300 spettatori contro i circa 80.000 di San Siro. Questi sono i ricavi da stadio totali
che per Juventus sono cresciuti dai 44 milioni della stagione 15-16 ai 71 milioni della stagione 18-19. Anche l'Inter però è cresciuta in maniera notevole, una crescita dell'80%, mentre la Juventus è cresciuta del 60%, e questo anche deriva poi chiaramente dalla qualità della performance sportiva di ambedue le squadre, e nel caso dell'Inter soprattutto dello scorso anno. Tenderei anche a sottolineare un dato per quanto riguarda il numero di spettatori a San Siro. L'Inter quest'anno sta andando alla grande, ha fatto il record di incasso col Barcellona con oltre 7 milioni di euro di incasso, ma il dato che secondo me è più importante è che il numero di spettatori medi raggiunti fino ad ora, prima della partita di domenica, è di oltre 65.000 spettatori. L'anno scorso, che comunque è stata una buona stagione con Spalletti, fecero 58.800 spettatori. Quindi la Juventus riesce in soldoni a fare più soldi nel match day con uno stadio notevolmente più piccolo. L'Inter, nonostante la grandissima affluenza di pubblico, è chiaro che deve tenere, fra virgolette, i prezzi un po' più bassi per favorire l'ingresso allo stadio. Esattamente, la Juventus fa circa il triplo. Per ogni seggiolino allo Juventus Stadio la Juventus genera 73 euro al posto, l'Inter da San Siro ne realizza solo 25, un valore che sicuramente il prossimo anno però È crescerà. la legge della domanda e dell'offerta. Assolutamente. Andiamo a guardare anche gli stipendi, perché poi a fronte di parecchi ricavi naturalmente ci sono anche le spese, l'abbiamo visto la settimana scorsa per il Barcellona, vale naturalmente anche per le squadre italiane. La Juventus spende molto di più per gli stipendi, c'è chiaramente l'effetto Cristiano Ronaldo che pesa un poco all'interno di queste valutazioni. L'Inter, che ha visto accrescere sempre ogni anno la quota destinata agli stipendi dei giocatori e dello staff, con delle situazioni comunque interessanti, perché si mantiene sempre in equilibrio, no? C'è un incremento in percentuale superiore, ma comunque secondo i dettami del fair play finanziario, delle indicazioni UEFA, sempre in equilibrio rispetto a questo tipo di situazioni. Sì, se prendiamo le stagioni analizzate possiamo vedere che la Juventus ha accresciuto i propri stipendi del 48%, l'Inter li ha aumentati del 55%. Però quello che è, appunto, come dicevi tu, interessante notare è la relazione tra il monte ingaggi e i ricavi da squadra. La Juventus, e questo in un certo senso testimonia l'investimento effettuato dalla dirigenza, è passata dai circa 64-65% di 4 stagioni fa, 15-16, al 71%, leggermente sopra la soglia UEFA. L'Inter invece ha diminuito, passando dal 56 al 53%. Questo perché sono aumentati i ricavi. Io riesco a spendere di più ma avere in percentuale un peso inferiore perché ho aumentato molto i ricavi. Diciamo che i ricavi aumentano più rapidamente del monte ingaggi. Poi vedremo il prossimo anno invece l'impatto che possono avere, perché questi sono bilanci fino alla scorsa stagione, i nuovi acquisti in casa Inter che sono stati tutti di un certo Lukaku, Eriksen, come chiaramente nella Juventus certo. Il salto deriva anche molto dall'ingaggio di Cristiano Ronaldo, ovviamente. Vogliamo andare a vedere anche la redditività, no, delle due squadre, perché anche in questo caso ci sono delle analogie. L'Inter è stata sotto regime di settlement agreement del fair play finanziario, però uscita lo scorso anno e diciamo che in complessivo l'Inter ha investito molto di più rispetto alla Juventus, cioè ha avuto una perdita notevolmente superiore rispetto alla Juventus. Sì, direi una perdita aggregata piuttosto che di investimenti, parlerei. Sì, certo. Diciamo che l'Inter ha avuto una perdita aggregata nei 4 bilanci analizzati, di cui ricordo il quartultimo appartenente a Toir, di 150 milioni di euro. Se togliamo appunto i 60 milioni di euro, diciamo che 90 milioni sono imputabili alla famiglia Zhang. La Juventus ha avuto una perdita aggregata dopo il pagamento delle imposte di 12 milioni e mezzo di euro. Però negli ultimi 2 bilanci la Juventus è andata in rosso, 40 milioni nell'ultimo bilancio e nella stagione nella penultima stagione circa 20 milioni. Vediamo anche che però nelle 2 stagioni precedenti la Juve era in positivo, e sottolineerei chiaramente il bilancio 15-16 che però registra una plusvalenza derivante dalla vendita di Pogba, che in un certo senso ha fatto accrescere il profitto in maniera quasi diciamo che però nelle ultime 2 stagioni c'è una forte analogia fra quello che è successo in casa interista e quello che è successo invece in casa juventina. Un dato importante, visto che tu parlavi di investimenti, quando si guarda l'Inter tra i costi di acquisizione, gli aumenti di capitale che sono stati effettuati, diciamo, da Suning, nonché i contributi di ricavi commerciali,
perché l'Inter riceve circa 100 milioni, di cui, tra parentesi, non l'ho detto precedentemente, 45 sono andati in scadenza lo scorso giugno, ha investito quasi 700 milioni di euro. E questi 700 milioni di euro che la proprietà ha investito nell'Inter hanno portato a una crescita anche del valore d'impresa dell'Inter, che è un dato che studia KPMG. In relazione a tutta una serie di valori, di parametri che vi permettono di valutare quanto possa valere una società di calcio, naturalmente, e anche in questo caso il paragone fra l'Inter e la Juventus, soprattutto da quando è arrivata la famiglia Zhang, è un paragone che viaggia parallelo. Chiaro che sarà molto più complicato, almeno da questo punto di vista, riuscire ad arrivare in tempi brevi al valore di impresa della Juventus, però l'Inter continua a crescere. L'Inter continua a crescere ed è stata la squadra, ne parlammo un paio di puntate fa, che è aumentata di più nell'ultimo anno, passando da 491 milioni a quasi 700 milioni, con una crescita del 41%. Però il valore d'impresa dell'Inter al 1 gennaio 2019, tendo a sottolineare questo, è circa ancora la metà rispetto a quello della Juventus. La Juventus è cresciuta in questo arco temporale del 73%, l'Inter è cresciuta del 57%. Quindi ancora c'è margine? C'è margine di crescita assolutamente, poi chiaramente se l'Inter continuerà a giocare regolarmente in Champions League e con gli investimenti che la proprietà ha fatto e con il successo sportivo che sta appunto ottenendo, direi che ci sono ampi margini di crescita. E poi chiaramente c'è lo stadio. Certo. C'è la questione stadio che... Di cui immagino prima o poi parleremo anche noi. Ne parleremo. Sì. Grazie mille allora Andrea Sartori per questa disamina su Juventus Inter. Grazie ancora. Football Benchmark naturalmente torna la prossima settimana.